Ciao ragazzi, qui Marchettino e questa è semplicemente la giornata più bella della mia vita. Perché? Beh, ecco un assaggio di quello che vedrete nel video. Dall'inizio, oggi sono al circuito di Paul Ricard in Francia perché grazie a Infinity oggi sono qui insieme al team Renault di Formula 1 per provare l'esperienza più pazzesca della mia vita. Guiderò questa Formula 1. Sì ragazzi, ancora non ci credo, guiderò questa Formula 1. Ci sono piloti che impiegano anni e anni per arrivare solamente a provare una Formula 1 e beh, io oggi nel giro di circa 5 ore arriverò a provarne una. È incredibile la cosa, non ci credo ancora di essere qui, sembra un sogno. Spero di non svegliarmi in questo momento. Ovviamente non salirò immediatamente sulla Formula 1. Per poter arrivare più tardi a guidarla farò una serie di esercizi, preparazioni fisiche e mentali e prima di tutto in pista entreremo con una formula un po' più tranquilla dalla Formula 1. Guideremo una Formula Renault. La mattinata prosegue in modo così intenso che mi è veramente difficile trovare il tempo di continuare le riprese. Per me non è la prima volta a Paul Ricard, ma l'attività inizia con giri di ricognizione, giusto per farci un'idea della pista e delle traiettorie. Lezioni di teoria, esercizi fisici nel corso della mattinata non mancano. Quando si sta per salire a bordo di una formula da 200 cavalli per 450 kg di peso, bisogna avere bene in testa che si sta per fare un'esperienza di guida completamente nuova e diversa. Quindi testa sulle spalle. A fine mattinata è tempo di un resoconto dei miei risultati e non potevo essere più contento di così. Analizzando la telemetria abbiamo scoperto che con la Formula Renault ho avuto prestazioni molto simili a quelle dei piloti del team ufficiale. Non male considerando che la mia pancia ed io non avevamo mai provato una Formula o in generale un'auto con le slick. E adesso entriamo nel vivo della mia esperienza con la Formula 1. Dopo 2 sessioni con la Formula Renault devo dire che sto iniziando a prendere molta confidenza nel guidare una Formula. Al volante mi sentivo abbastanza tranquillo e concentrato, però devo dire che ogni volta che accendono la Formula 1 qui nei box per riscaldarla, vi giuro, mi sale il cuore una... Non ci credo, tutto ciò è reale, è irreale. La pelle d'oca, sul pensiero di salire sulla monoposto, 18.000 giri che mi spaccano i timpani, velocità supersoniche, sono un po' nervoso adesso. La Formula 1 che guiderò più tardi ha quasi 4 volte la potenza della Formula Renault. Non so se riuscirò a fare la stessa cosa, probabilmente il mio piede destro sarà veramente paralizzato, sarò terrorizzato, non lo so solo che sono veramente nervoso. Tra poco guiderò una Formula 1, ancora non ci credo, un sogno che diventa realtà.
Sì, l'ho fatta apposta. Volevo solamente vedere se... Vabbè dai, torniamo al giro. Che figura. Sto tremando, ve lo giuro. Non ci posso credere che ho guidato una Formula 1. Scusate la mia voce, che esperienza. Una vita intera a sognare di guidare una Formula 1 e ci sono riuscito. Incredibile, fin dal primo momento in cui sali sulla macchina, si accende il motore, di colpo i respiri diventano sempre più profondi e più lunghi. I pensieri quasi non li senti più, i pensieri, perché senti solamente il cuore che batte a 1000, senti la scarica di adrenalina. È una sensazione, guarda, incredibile, che esperienza. Non ho mai provato delle sensazioni così al volante di una macchina. L'accelerazione della Formula 1, assurda. Tirare il motore fino a 18.000 giri, sentire una spinta veramente pazzesca. Mi sono girato, ma ho voluto sfruttare questa occasione, spingerla fino ai miei limiti. E credetemi, è tutto fuorché facile guidare una Formula 1. Non sono un pilota, ma che soddisfazione che mi sono appena tolto. È pazzesco. Nell'altro rettilineo sono arrivato fino a 260 all'ora in sesta piena. Non lo so, nella mia mente non avevo paura di tirarlo. Ho fatto un paio di chicane a tutta velocità. Non lo so, forse in quel momento avevo semplicemente scollegato il fattore paura. Allora ragazzi, in questo momento sono a bordo di un Infiniti Q50 Hybrid. Sto tornando in aeroporto
con probabilmente i ricordi e le emozioni più belle della mia vita. Ieri facevo molta fatica a descrivervi quello che ho provato, perché è stata una giornata semplicemente surreale, incredibile. Ieri notte mi sono riguardato i video e facevo ancora fatica a capacitarmi che ho guidato una Formula 1. È stata un'esperienza che conserverò nel mio cuore per tutta la vita. Avendo adesso la mente un po' più libera e riuscendo a contenere di più le emozioni, vi voglio parlare di più di questa esperienza nel guidare una Formula 1. Nei momenti in cui mi stavo preparando, mettendo il casco, i guanti e stavo essendo sulla macchina, devo dire che credo di non essermi mai sentito così teso e nervoso in vita mia. Avevo la mente sovraccarica di pensieri, di emozioni, il respiro stava diventando lungo e pesante, il mio cuore batteva così forte che riuscivo a sentirlo battere. Il battito del cuore era più forte dei miei pensieri in quel momento ed ero lì dentro all'abitacolo pensando: ma sono davvero dentro una Formula 1? Sta succedendo per davvero? Però nel momento in cui hanno acceso il motore, lì è stato l'apice. Pensavo di svenire, non ci credevo. Era una cosa semplicemente spaventosa. Però devo dire che dal momento in cui ho staccato la frizione e sono partito, il mio ultimo pensiero è stato: non ci credo. Adesso ho gli occhi lucidi a pensarci. E in uscita pit lane ho iniziato ad accelerare e in quel momento ogni paura, ogni pensiero di colpo è andata via. Non pensavo sarebbe successo quello, perché di colpo mi sono concentrato al massimo per guidare la Formula 1, per cercare di fare qualche accelerata e di godermi il giro della mia vita. Guidare una Formula 1 è stato incredibile sotto ogni punto di vista, dal suono del motore, 18.000 giri che ti penetrano i timpani, è stata una cosa pazzesca. In ogni rettilineo tiravo le marce al limite perché volevo sentire quel sound sfondarmi i timpani. Un'accelerazione assolutamente impressionante, stiamo parlando di 750 cavalli che muovono 640 kg. E il problema nel guidare una Formula 1 è che se la guidi non puoi andare piano, perché se vai piano il motore si spegne, le gomme non le riscaldi, quindi non hai grip e rischi di girarti. Se vai piano in curva non generi abbastanza deportanza e rischi di girarti, quindi potete capire che se sei dentro una Formula 1 non puoi andare piano. Volete comunque provare ad andare forte, perché guidare una Formula 1 crea dipendenza. Quell'accelerazione, quella velocità di percorrenza in curva, quello sterzo assolutamente diretto, è la macchina. La Formula 1 è la macchina. Beh, come avete potuto vedere, non è stato così imprevedibile vedermi girare con quella macchina, perché il problema della Formula 1 è che quella macchina è più veloce dei tuoi pensieri. Tu quando vedi la curva non puoi iniziare a pensare di impostare la traiettoria. Prima di iniziare la curva 1 devi già pensare di aver impostato quella curva e pensare immediatamente a quella subito dopo. L'errore che ho fatto io era che semplicemente sono arrivato troppo forte. Ho sbagliato a calcolare le distanze, ho pensato in quel momento di fare quella curva, ma non mi sono ricordato che poi c'era una curva a sinistra così stretta. Quindi bisogna avere dei riflessi assolutamente assurdi, e dopo aver avuto questa esperienza non posso far altro che avere ancora più rispetto dei piloti di Formula 1. Pensare che loro per 2 ore sono in pista che combattono a 300 all'ora a così di distanza tra una macchina e l'altra, reggere la pressione, lo sforzo fisico e mentale. I piloti di Formula 1 non sono esseri umani sono degli alieni. E pensare che quando circa 2 mesi fa mi è stata avanzata la proposta di guidare la Formula 1, ho deciso di riprendermi ad allenarmi, quindi per 2 mesi ogni giorno mi sono allenato fisicamente e oggi semplicemente mi sento distrutto, il collo a pezzi, mi fanno male tutti i muscoli del mio corpo. Le forze G sono state semplicemente pazzesche. Non credo di aver mai provato
una forza G così forte su una macchina. In alcuni curvoni veloci pensavo che la mia testa si stesse per staccare. Per non parlare delle frenate. La potenza frenate di una Formula 1 è semplicemente irreale. Stacchi all'ultimo secondo e la macchina si ferma. Ha una potenza veramente pazzesca. Ogni cosa della Formula 1 è pazzesca. A pensarci ho nuovamente gli occhi lucidi. Il sogno di una vita realizzato. Conserverò questa esperienza, questo ricordo con me per tutta la vita. Questo è poco ma sicuro. Comunque ragazzi, non abituatevi a vedere test drive, recensioni di Formula 1 sul mio canale, perché adesso purtroppo mi tocca ritornare alle recensioni di supercar. Comunque scherzi a parte, questa Infiniti non è un brutto mezzo per andare in aeroporto. Ok, non ha un vuoto aspirato che arriva a 18.000 giri, però abbiamo 3.500 V6 ibrido che è capace di sviluppare 364 cavalli. Abbinato a un motore elettrico non è male l'accelerazione. Ma anche il sound non è male. Un'altra cosa che mi ha impressionato nel guidare la Formula 1 è che quando ti siedi dentro l'abitacolo provi un po' senso di claustrofobia. Sei veramente chiuso dentro un abitacolo piccolo e stretto e ti ritrovi praticamente il volante davanti alla faccia. E come posizione di guida praticamente sei steso nell'abitacolo e gli occhi sono proprio sopra il volante. E quindi quello che vedi principalmente è il muso lungo, ma solamente una parte, perché il frontale non riesci per niente a vederlo. E io mi chiedo come fanno i piloti di Formula 1, per esempio nelle partenze dei Gran Premi, a stare così incollati con le altre macchine senza sfasciarle. Beh, anche se ogni tanto succede. E in quel momento in cui mi sono girato sono andato un attimo in panico, perché ovviamente non volevo spegnere il motore e volevo cercare di ripartire subito. E non era semplice perché ovviamente ero teso, stavo andando nel panico e dovevo cercare di rimettere la macchina in folle, evitare di far spegnere il motore e cercare di sfrizionare per ripartire. Se spegnevo il motore era la fine, perché su una Formula 1 non c'è il bottone per riaccenderla, è una procedura lunga e ci vogliono più persone. Ragazzi, scusatemi se sto parlando così tanto, ma penso che potrei continuare per ore e ore a descrivermi le mie emozioni, sensazioni nel guidare una Formula 1. Chissà, magari in futuro si presenterà un'altra occasione. C'è una cosa che ho scoperto e che mai dire mai nella vita. E vorrei veramente ringraziare con tutto il mio cuore Infiniti e il team di Formula 1 Renault per avermi concesso quest'onore, questo privilegio, questa opportunità nel poter fare il giro della mia vita. Grazie. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video, spero che vi siate emozionati quanto mi sono emozionato io. Mettete il like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visualizzazione.